Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi voliamo a New York per mangiare una delle cheesecake più amate di sempre, la New York Cheesecake. Per una buona cheesecake bisogna partire da un'ottima base. Prendiamo 120 g di biscotti e iniziamo a sbriciolarli, o con l'aiuto di un bicchiere o con un mixer. Assaggiate un biscotto, alcuni sono più saporiti e altri un po' più neutri. In caso voleste aggiungere un po' di gusto, potete inserire un pizzico di sale e un po' di zucchero di canna. Continuiamo a sbriciolare fino ad ottenere questa consistenza. A questo punto aggiungiamo 60 ml di burro fuso, che potete fondere o a bagnomaria o con il forno a microonde. Mescoliamo stando attenti a far assorbire tutto il burro. Quando il fondo della ciotola rimarrà pulito, allora i biscotti saranno pronti per essere messi nella nostra tortiera. Per queste dosi usiamo una tortiera di 18 cm di diametro. Vi consiglio di utilizzare una con la cerniera, perché la cheesecake sarà più facile da estrarre una volta cotta. Un piccolo trucchetto: usate la base della tortiera non da questo lato, perché il piccolo bordino che vedete all'esterno vi renderà più difficile l'estrazione del dolce. Piuttosto usate l'altro lato, come vedete non ha bordi, quindi potrete estrarre la cheesecake senza il rischio di romperla. Imboriamo il fondo. Poi versiamo i nostri biscotti sbriciolati. Con un bicchiere iniziamo a compattare. Poi, aiutandoci con il dorso di un cucchiaio, rendiamo omogenea la superficie. Questa fase sarà importante se vorrete ottenere un risultato gradevole agli occhi oltre che al palato. Inforniamo a 170 gradi per circa 12 minuti, fino a quando la superficie non diventerà dorata. A questo punto, dopo aver fatto raffreddare il biscotto di base, imburiamo le pareti della tortiera. Io ho voluto aggiungere un foglio di carta forno per avere una superficie più liscia, ma non è essenziale. Per il ripieno usiamo 400 g di formaggio spalmabile e 120 g di zucchero che aggiungeremo in 2 volte. Con l'aiuto di una frusta amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo 200 g di panna acida. Farla a casa è molto semplice, vi mostro come fare. Ci servirà il succo di mezzo limone, 100 g di yogurt greco e 100 ml di panna fresca. In pratica la panna acida è già pronta, basterà unire questi 3 ingredienti mescolandoli insieme, per poi lasciare la ciotola con una piccola fessura. Facciamo riposare per 2-3 ore fuori dal frigo e la magia è fatta. Quindi, tornando alla cheesecake, aggiungiamo 200 g di panna acida con un pizzico di sale, per esaltare il sapore, e mescoliamo. A questo punto inseriamo 150 ml di panna fresca.
Una volta incorporata la panna, aggiungiamo 2 uova intere, una alla volta. In questo modo la crema che stiamo creando potrà assorbirle correttamente. Aspettiamo di aggiungere l'altro uovo fino a quando il primo non sarà completamente amalgamato. Un cucchiaio abbondante di maizena, amido di mais che aiuterà il ripieno a rimanere più compatto. Un cucchiaio di estratto di vaniglia. E infine un cucchiaio abbondante di succo di limone e la sua scorza. Avvolgiamo la tortiera con della carta argentata. La cheesecake dovrà cuocere immersa nell'acqua e in questo modo evitiamo che l'acqua entri nelle fessure, rovinando il risultato. Stringete bene. Poi versiamo il nostro ripieno e sbattiamo sul tavolo per togliere l'aria. Così la torta rimarrà omogenea in cottura. L'aria è un cattivo conduttore di calore. Inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi, aggiungendo dell'acqua bollente fino ad arrivare quasi a metà tortiera. Lasciamo cuocere per 30 minuti, poi abbassiamo a 150 gradi per altri 30 minuti. Infine spegnete il forno e senza aprire aspettiamo ancora un'ora. Ed ecco il risultato. Ma prima per una buona cheesecake è essenziale preparare una buona coulis, un'ottima salsa, nel mio caso ai lamponi. Ecco come fare. Ci serviranno 200 g di lamponi e 40 g di zucchero. Lasciamo portare a bollore dolcemente. Aggiungiamo un cucchiaio di acqua se serve. Appena arrivato a bollore, lasciamo a fuoco basso per 10-15 minuti. Facciamo raffreddare, setacciamo e la nostra salsa sarà pronta. Un ultimo trucchetto. Quando tagliate la New York cheesecake, immergete il vostro coltello in acqua bollente e asciugatelo bene. Così il taglio risulterà netto e liscio. Ripetete il passaggio dopo ogni taglio. E non ci resta che impiattare, mangiare e buon appetito!